Bene, cominciamo il nostro incontro sempre davvero con grande umiltà e riconoscenza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo il dono dello Spirito perché tutto ciò che noi facciamo prenda inizio da Lui, sia da Lui condotto e in Lui trovi il suo compimento. Chiediamo con umiltà di indagare il mistero di Dio e il mistero dell'uomo, lasciandoci affascinare dal mistero e chiedendo al Signore di avere la capacità di non mettere mai argini a questo mistero, che sicuramente è più grande della nostra mente e dei nostri pensieri. Lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Bene, allora parlando un po' con Susanna avevamo un po' riflettuto proprio sul tema dell'eternità e si voleva un po' anche interagire, quindi oggi io vorrei che voi interveniate, ecco, tutti quanti senza problemi, perché sia una chiacchierata, ecco, non una meditazione più o meno dotta da parte mia, perché la domanda interiore che viene normale è del dire appunto: ma dopo la morte dove andiamo? Cosa facciamo? Oppure dire: ma i nostri cari, no? Che sono già morti, le persone. Io credo che sia non solo un pensiero legittimo, ma sia importante farlo, perché la vita nostra non si riduca a quel piccolo spazio degli anni che viviamo qua sulla Terra, dove fra l'altro i primissimi anni abbiamo anche poca coscienza di noi stessi, se non la pappa, la cacca e la mamma, e altri anni dove cominciamo ad aprire gli occhi, a allargare le ali, e poi dopo un volo ecco che comincia un po' a restringersi l'ambito, nascono le paure, forse di più la paura del soffrire che neanche del morire. Però giustamente la domanda di senso che dovrebbe accompagnarci sempre a volte si incanala, no? in una domanda che vorrebbe semplificare tutto, appunto, dove andiamo, che cosa facciamo, dove finiamo. Su questo io credo che pensiero molto personale, intendiamoci, che la Chiesa, sulla scorta della sua esperienza con la gente, col mondo, abbia dato delle risposte che la gente può capire, no? Se pensiamo alla formulazione dei novissimi che si studiavano a memoria e se non li sapevi non facevi la cresima, morte, giudizio, inferno, paradiso, cioè più semplice di così non si poteva dire, no? Che però, come abbiamo più volte detto, ha delle implicazioni gravi, no? Sull'immagine di Dio, no? Questo Dio che sembra aspettarci al varco, cioè ci lascia tutta questa immensa libertà durante la vita, no? Però poi dopo la morte tira la riga, fa le somme e decide, no? Inferno, paradiso. Ora, io quello che ne vedo è che è una semplificazione pericolosa, una semplificazione che Gesù stesso non fa. Da dove nasce la semplificazione? Nasce da dei brani di Vangelo, da dei detti di Gesù che vengono semplificati, no? Noi ambrosiani domenica avevamo la rete tirata a riva, poi vengono gli angeli e dividono i pesci buoni dai cattivi. E quindi immediatamente uno dice: ma Paolo Villa è un pesce buono o un pesce cattivo? Dove lo metto? No? Ecco,
capite che noi abbiamo in testa questa cosa qua che a volte ci spiazza un po', ci mette pure paura, no? Saltano fuori quelle cose lì di speriamo di andare in paradiso, speriamo, no? No? E poi salta fuori quel pronunciamento della Chiesa che presumere della propria salvezza è un peccato mortale e ci inchioda un po' lì. Però appunto parliamo pure di Paolo Villa, è un pesce buono o un pesce cattivo? Lui stesso non lo sa, nel senso che se dovesse guardarsi indietro, scusa Paolo, uso un nome a caso, che è il tuo. No, non ti ho sentito. Eh, eh, Fai pure. faccio pure, grazie. No, nel senso appunto che se uno dovesse appunto fare i conti della sua vita, uno può dire, beh, ho fatto delle cose buone, ho fatto delle cose sbagliate, in certi momenti sono stato addirittura cattivo, moralmente deprecabile, che ne so io. No, io la tua vita non la so, Paolo, adesso parlo in genere. Però anche lì, no? Allora salta fuori quella sorta di bilancia della giustizia, no? Che va bene fuori dai tribunali, ma nel grande tribunale di Dio, no? Anche questa cosa di pensare Dio come un tribunale, insomma, è pericolosa. Io ho fatto un breve studio e l'ho pubblicato sulla figura del Satana che c'è, no? Perché poi nella Chiesa il diavolo, il demonio, Satana, Belzebul, finisce tutto dentro in un gran calderone come se si trattasse di un'unica figura e addirittura una personificazione del male, quello con le corna, con la coda a punta, quelle robe lì. Ma nella Bibbia questa immagine, questa figura è molto stagliata, è molto chiara. Il Satana nella Bibbia è l'avvocato accusatore, il pubblico ministero, diremmo in un tribunale moderno, no? Che accusa gli uomini davanti al tribunale di Dio, no? È quello, la figura del Satana viene fuori in particolare nel libro di Giobbe, e se vi ricordate la struttura raccontata all'inizio è proprio che Satana va da Dio e gli dice hai visto, e Dio anzi gli dice hai visto mio servo Giobbe, dice sì toccalo nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia, no? Come si rivolterà contro di te. Però appunto questa è una figura mitologica e per la Bibbia non è un problema, cioè è una figura mitologica che deve articolare tutto questo racconto che è un racconto mitico. Non è che Giobbe è esistito veramente e possiamo andare a vedere dove era la casa di Giobbe, ma di sicuro tutte le volte che un uomo soffre delle ingiustizie che la vita gli presenta, questo gli muoiono tutti i figli, gli rubano tutti il bestiame, succede di tutto di più, tutte le volte che questa cosa succede nella vita di un uomo, lì è Giobbe. Ecco, questa che è una delle difficoltà che nelle nostre chiese passa poco, cioè l'idea che nella Bibbia siano raccontati dei fatti storici è fortissima, invece no, cioè come dire, quando è successa la vicenda di Giona, ma non è importante, per la Bibbia questa cosa non serve, è banale, no? Poi c'è tutta una parte della Bibbia che racconta di Ciro, delle battaglie, di questo e dell'altro, ma tanti episodi, tante cose sono raccontate perché le persone ci pensino, perché riflettano sulla loro vita e sui loro vissuti. Però appunto questa immagine di questo tribunale viene sconfitta da Gesù, il quale dice io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Perché? Perché noi abbiamo un avvocato presso il Padre. E questo avvocato è Gesù Cristo, il quale non solo ci difende
da questo ipotetico tribunale, ma è un avvocato strano perché patisce lui per noi, cioè è lui che patisce il nostro male e non ce lo imputa, no? Ma questo passaggio, che comincia a essere un po' difficilino nella predicazione della Chiesa, nelle nostre chiese, è molto assente, no? Per cui diciamo che Gesù è il nostro Redentore, ma se tu chiedi a una persona perché Gesù è il Redentore, e balbetta qualche cosa. Gesù perché ti ha salvato? Ti ha salvato da cosa? No? E allora la risposta che si potrebbe dire, che si capisce bene, facilmente, è che Gesù ci ha salvato dal tribunale di Dio, cioè da questa immagine di Dio che accusa e che fa la bilancia, no? della giustizia. Vuoi perché questa sarebbe un'immagine anche molto umana, molto plastica, molto efficace, se vogliamo, no? Che la capiscono tutti. Però se poi uno guarda a sé, dice, ma allora io sono stato bravo, sono stato cattivo, no? Mi ricorda tanto quando mio fratello, nella sua disabilità, ogni tanto mi dice, ma io sono bravo o cattivo? No? Perché qualche volta dici, cioè devi sgridare perché, no? Lui si siede sulle sue robe, ma dico, ma no, Roberto, tu sei una persona meravigliosa, no? Però siccome a volte si sbaglia, uno comincia ad assumere l'idea di essere sbagliato. Ecco, quindi allora io metterei un punto fermo, che è questo: Gesù, lungo tutta la sua vita, ha avuto la capacità di distinguere il peccato dal peccatore, cosa che, pensate che persino in un tribunale civile si fa questa operazione. Cioè, quando un giudice giudica un omicida, giudica l'omicidio, non giudica la persona. Questo è importantissimo. Nel nostro ordinamento giuridico civile italiano questa cosa è evidentissima. La persona si salva e viene condannato il reato. La distinzione tra reo e reato è fondamentale, addirittura in un ordinamento civile, figuriamoci nella misericordia infinita del Padre. Quindi questo deve esserci chiaro, perché dopo una delle accuse tipiche, no, che mi vengono mosse, dire ma allora per lei l'inferno non esiste, l'inferno è vuoto. No, questa ipotesi, fra l'altro presa in esame da tantissimi teologi, Balthasar era uno di questi, quindi non era un nome periferico, ma se seguiamo la logica del Vangelo, no, l'inferno non è vuoto, ma il problema è pieno di cosa? È pieno dei peccati, perché i peccatori vengono salvati. No, e questa dinamica complica le cose, perché quella là è una roba semplice: tu hai rubato, ti mozzo la mano, punto, cioè è facilissimo. Mentre invece capire che l'amore è capace di bruciare il male per salvare colui che l'ha commesso, questo passaggio è sempre difficoltoso. Ecco perché noi dovremmo sentirci davvero dei salvati, ma non dei salvati perché pensiamo di non aver fatto niente di male, e ne facciamo così di cose di male, magari no, quelli che dicevano no, che i santi peccano 7 volte al giorno. È stupido pensare che un santo sia santo perché non pecca. Il santo è santo perché sa di essere salvato, che conosce il volto misericordioso del Padre e lo conosce così bene da guardare gli uomini con misericordia, perché è questa la funzione della redenzione. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Cioè io vi amo così perché voi possiate amarvi gli uni gli altri, perché voi possiate fare appunto il paradiso sulla terra, cioè il regno dei cieli, che è qui e non è chissà dove. E quindi, non so, ecco, già su questo potremmo ascoltare qualche vostra risonanza, che mi sembrerebbe opportuno, ecco, oppure perplessità, via, ecco, se no vado avanti.
Non so, ditevi voi. Non so se qualcuno desidera intervenire. No, per scambiarci così, ecco, Sì, sì. per dire, ma sì, tutto bello. Ah, ecco, perché c'è quell'altro punto, no? Che anche stamattina sotto uno dei video, questa signora che ha una particolare vis polemica contro i miei video e contro le mie idee, dice, ma lei, ma il Dio è infinitamente misericordioso, ma è anche giusto. No? E quando non si sa cosa tirare fuori, si tira fuori la storia della giustizia di Dio, no? Come se la giustizia di Dio fosse dentro nella tua testa. Cioè, se la giustizia di Dio fosse facile da capire come la giustizia di un tribunale umano, sarebbe facile, no? Ma la giustizia di Dio è proprio un'altra cosa, è di Dio, no? I miei pensieri non sono i vostri pensieri. E la giustizia di Dio è questa capacità di saper distinguere il peccato dal peccatore, di saper salvare il peccatore dal suo peccato, no? Ecco l'immagine che c'era nel Vangelo di domenica, che dice il regno dei cieli, non dice sono i pescatori. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Poi i pescatori si siedono a riva e tengono quelli buoni nei canestri e buttano via quelli cattivi. Però aggiunge, alla fine dei tempi, così sarà, alla fine dei tempi, verranno gli angeli e separeranno i pesci buoni dai cattivi. I cattivi li butteranno nella fornace dove è pianto e stridore di denti. Tornando al nostro Paolo Villa sotto il tribunale di Dio, a me sembra evidente che prendiamo i pesci buoni, cioè la pesca buona che Paolo ha fatto nella sua vita, e buttiamo via i pesci cattivi. Ma perché dentro di noi non siamo o tutti buoni o tutti cattivi. Cioè anche nell'uomo più malvagio ci saranno state 2 carezze che ha fatto al gatto, cioè adesso per dire proprio il minimo, no, del minimo. E perché comunque io devo buttare via l'idea, no? Devo buttare via un figlio di Dio perché ha fatto il male, ma il male che ha fatto l'ha fatto nel nome dell'essere figlio o nel non riconoscere di essere figlio? E questa cosa qui è importantissima per noi, altrimenti di che cosa stiamo parlando? Cioè è di una banalità terribile. Quindi il punto di arrivo di questa prima parte è proprio togliamoci la paura del tribunale, togliamoci questa paura perché sennò si vive veramente male e si muore veramente peggio. No? Poi che uno debba tenere no, perché dopo c'è l'altra rimostranza. Beh, allora facciamo tutti quel cavolo che vogliamo, tanto poi ci salva tutti. Sì, però fai una vita da schifo. Cioè quello che dico sempre, che avevo detto anche qui in una meditazione, no? Mi sembra era stata proprio Marina che aveva fatto questa osservazione del dire sì, però dopo ti dicono che allora vale tutto. No, non vale tutto, perché se io vivo una vita da massacratore, da stupratore, da pedofilo, non è che ho fatto un gran servizio alla mia vita, no? Per cui questa cosa qui è tutto il male che ho sparso, comunque l'ho sparso, cioè non è che, no? Perché se no, no, pensate, no, allora uno vive male tutta la vita, però gli ultimi 20 minuti si converte, chiede perdono, piange, strepita e cosa, e dice, e lì nasce l'idea, no, del dire, no, però allora mettiamo il purgatorio, mica che questo mi va in paradiso in un colpo solo, no? Capite? Cioè, mettiamo comunque un'espiazione dolorosa, no? E per fortuna Benedetto XVI parlò con chiarezza, poi non ha cambiato il catechismo, questa è stata una delle sue leggerezze, però lo disse con chiarezza che il purgatorio non esiste come luogo fisico e come lo pensiamo noi e come l'ha pensato Dante, ma è una progressiva purificazione che l'uomo deve praticare lungo tutta la sua vita. Perché? Perché ci tiene a essere un bel figlio di Dio splendente, come uno che alla mattina si lava, si veste, si mette la camicia, la cravatta e va fuori. Ecco, cioè
vuole risplendere, no? Ad maiorem Dei gloriam, cioè a maggior gloria di Dio, e quindi tengo in ordine la mia vita, ma non è che, no, dopo vi verrà chiesto conto dei vostri peccati e soffrirete le pene dell'inferno. Dopo capite che dopo c'è la Santa Faustina da una parte, quell'altro che ha visto l'inferno, quell'altro che le anime bruciavano e tutti i preti che bruciavano all'inferno. Santa miseria, ma no? Sembra che la nostra fede debba più avere una relazione col peccato che non con la grazia. Ma dico, ma San Paolo ha parlato per chi? Non so, no? Eh, Tessalonicesi, Efesini, ma anche la semplice lettera agli ebrei, che è il primo catechismo della Chiesa, no? Quindi questo è. Non so, ecco, fino qui vi trovate, volete fare qualche risonanza, volete dire qualcosa? Aprite pure tutti i microfoni Ok. alla grande. Marina mi sembra che abbia anche alzato la mano, comunque li apro tutti. Sì, anch'io ho un'esperienza di una persona che è ricoverata in casa di riposo e è anche consacrata questa persona. Comunque lei sta sopportando tutte le cose negative, perché poi tanto dopo ci sarà la giustizia di Dio. Ecco, lei aspetta il giudizio naturalmente giusto secondo la legge umana, diciamo, ecco, non secondo la legge divina. Perché la giustizia divina, secondo me, è misericordia Eh, e non altro. Però vedi Marina, quello lì è, non so, è come se fossimo refrattari a capirla, non so, ecco, cioè, pensa anche come dentro nella catechesi tradizionale, no? Tutta la storia del giudizio particolare, no? Se uno va a vedere, è proprio un labirinto di una precisione chimica, cioè come una chimica, e se tu senti certi sacerdoti che portano avanti questa idea e sanno tutto a memoria su questa cosa qua, no? Però viene un sospetto che queste non siano persone felici nel momento in cui tu dici, ma no, ma dai. E allora, ma come? Ma proprio tu che sei un prete dici queste cose, no? E ti accorgi della veemenza e della violenza con cui rispondono. Ma è naturale questo, no? Perché se tu sei cresciuto con un terrore, con un no, legato, dopo diventi violento, ma perché? Perché il tuo Dio è così, no? Quelli che mi scrivono, a lei bisognerebbe scomunicarle che possa bruciare all'inferno. Addirittura. Sì, no, ma guarda, vabbè, i pazzi in rete non si contano, gente che non ha niente da fare e che scrive queste cose tutto il giorno, però si capisce che davvero è il Dio che tu hai in testa. Cioè, voglio dire, io anche a uno scomunicato non gli direi mai speriamo che tu bruci all'inferno, ma neanche al peggiore degli scomunicati, ma neanche Adolf Hitler, cioè io, no? Per tutto il male che ha fatto, cioè non so, cioè, ma c'è questo desiderio di vendetta, no? Perché non è giustizia, è una vendetta, no? E poi salta fuori l'immagine del Dio vindice del male, no? Del Dio vendicatore del male. Bevi, non fumare. Chiuso. No, ha chiuso, ma è anche quello, no? Uno viene anche da dirgli, ma insomma, ma che diogramo, no? E poi c'è questa idea tragicamente passata come buona, che se tu soffri di qui non soffrirai di là, no? Che io dico, ma Santa Teresa di Gesù Bambino, dottore della Chiesa, abbiamo letto 2 paginette, non lo so, ecco, no, invece no, la Santa Faustina Kowalska, no? Ora io dico santa pace, no? Per non dire peggio, ma cerchiamo anche di capire che
al di là, cioè la santità di una persona che la Chiesa riconosce è anche al di là degli assunti teologici che ha professato. Cioè, voglio dire, ci sono alcuni assunti teologici di Carlo Acutis che non sono ammissibili, ma è chiaro che sto ragazzino era un santo. Poi diceva delle cose che teologicamente sono discutibilissime, no? Ma la sua santità non è messa in discussione. Cioè, che Padre Pio fosse santo, ma certamente era un frate santo. Poi quando prendeva a calcioni nel sedere quelli che andavano da lui a confessarsi, che non lo convincevano, beh, forse la sua santità lì non risplende proprio tanto. E anche quelli che poi mi vengono a dire che la sua santità si vedeva proprio in quei momenti lì perché lui avvisava del pericolo del peccato. Ma se tu non hai in te il desiderio della grazia, cosa servirà la paura del peccato? Cioè, non serve a niente, anzi serve perché uno che mette insieme due neuroni non ci crede più, non ha senso. È come se io dovessi, no, educare mio figlio con la cinghia per non farlo sbagliare. Magari ci riesco, ma non è una persona libera. Vai Susanna, sì, No, tranquillo. io ti volevo chiedere una cosa che è non è proprio esattamente su quello che stavi dicendo, è un po' più generale, perché io condivido tutto quello che hai detto, anche Oh, sta entrando una persona, Don Alessandro, vabbè, intanto l'ammetto. Condivido tutto, anche questo discorso della misericordia, dello sguardo misericordioso verso gli altri, che è quello che Dio usa con noi. Ma ti volevo chiedere invece, perché più persone mi hanno detto, ma se una persona arriva, cioè non si rende conto del male, è convinta di fare la cosa giusta e invece fa del male, evidentemente. Cioè io penso che anche quelli che fanno del male non sempre ne hanno Certo. consapevolezza. Ma come interviene la misericordia di Dio in questo caso? Cioè se uno proprio è convinto cioè di fare il giusto e Sì, quindi allora, non ma c'è la su questa conversione in questi... cosa, esatto, su questa cosa San Tommaso d'Aquino era molto chiaro, no? Ehm, Lui diceva, per compiere un peccato che sia mortale, no? Che poi non dovremmo neanche chiamarlo mortale, ma mortifero, cioè un peccato che porta alla morte, e non sto parlando dell'inferno. Il peccato mortale non c'entra con l'inferno. Il peccato mortale è qualcosa che ti porta alla morte, cioè alla morte di te come essere umano, alla morte di te come figlio di Dio, ok? Ci vogliono tre Sì. condizioni. Cioè ci vuole la materia grave, che quindi non è che ho mangiato la caramella, no? Ma ho, che ne so, fatto una roba grave, quindi la materia grave. Ci vuole la piena avvertenza, cioè di sapere che quello che stai facendo è un male. Quindi se uno fa un male, ma no, io sono in macchina e tiro sotto un gatto. Certo che tirare sotto i gatti è un male, ma io non l'ho fatto apposta, no? Quindi devi farlo apposta. Ma poi ci vuole il deliberato consenso, cioè che siccome è una materia grave, siccome è un male farlo, proprio perché è un male lo faccio. Quindi, cioè, per fare un peccato mortale, cioè ci vuole l'impegno di tutto l'essere umano. Questa cosa per Tommaso era assolutamente evidente. Perché? Perché siamo esseri umani, siamo esseri senzienti, cioè il nostro consenso al male perché il male ci faccia del male deve essere evidente. Ecco perché, ad esempio, io torno sempre su questo esempio che è stato davvero una svolta epocale per la Chiesa, anche se ecco perché la Chiesa si è messa a fare i funerali dei suicidi. Perché è evidente che non vi può essere la materia è grave, Giudizio. no, la piena avvertenza ci può essere, ma il deliberato consenso, cioè non è il consenso a fare del male a se stessi perché è un male, ma perché io credo che questo sia meglio che non restare qua. Quindi
eh, no, anche questa importanza che hanno, no, le scienze umane come la psicologia, la psichiatria. Cioè, ad esempio, appunto, se un matto prende una spranga di ferro e uccide un bambino, sì, ma è la sua follia, cioè la sua mente che non funziona pienamente, cioè può darsi che ci sia la piena avvertenza, ma non c'è il deliberato consenso. Quindi capisci cosa voglio dire, Susanna? Cioè, poi tant'è vero, ma io dico anche nella giustizia umana, no, uno così viene messo in un ospedale psichiatrico, non viene messo in galera come coloro, no, che possono riabilitarsi. Ma questo è evidente, no? Certo che io leggo di più, spesso anche nella Chiesa, un desiderio di vendetta. Cioè, del dire, beccati questo, io sono impotente, poi a me è stato chiesto di amare i miei nemici e quindi alzo le mani, però adesso arriva Dio, che è giustizia infinita, no? Dove in questa idea di giustizia infinita finisce dentro tutta la nostra cattiveria, il nostro desiderio di vendetta. Perché io non lo spiegherei in nessun altro modo, cioè, oltretutto davvero non si capisce come si possa tenere insieme questa con Gesù che muore in croce. Cioè, voglio dire, più evidente di questo, dove, no? C'è Monsignor Pierangelo Sequeri che in un suo canto liturgico dice e non colpì la mano dell'uomo, no? E lui da teologo, perché più grande teologo italiano, capisce bene e lo dice con chiarezza, no? Che guardate a quel punto lì, cioè il delitto più grande che l'uomo può commettere è quello di uccidere Dio, un Dio indifeso, un Dio impotente, un Dio che si consegna, un Dio che lava i piedi, no? E tu lo uccidi. E io dico, ma se tu mi tieni in piedi quel Dio là, potente, forte, giudicatore, vendicatore, eccetera, hai ucciso Dio. Cioè quella immagine di Dio è esattamente l'uomo che uccide il Dio indifeso, il Dio che si consegna, il Dio amante, il Dio che ti lava i piedi. Quindi capite che mettere in croce Gesù non è il mio peccato verso l'uomo che lo mette in croce, è il mio peccato verso Dio, cioè verso un'immagine di Dio, si capisce? L'altro passaggio che volevo buttarvi lì è un passaggio un po' più razionale, un po' più razionalista, che tiene in buon conto anche di tutto lo studio delle scienze umane, delle scienze moderne, no? E cioè che la domanda del dire ma dove andiamo dopo la morte, no? Dove finiamo dopo la morte, ma rivedremo i nostri cari, eccetera, no? Io per rispondere a questa domanda, a cui si può rispondere in modo semplicissimo, e dire andiamo tutti in paradiso abbiamo tutti 33 anni, come dice la Madonna di Medjugorje, no? E lì siamo tutti belli freschi e ci vogliamo tutti bene. Va bene. Per alcuni può bastare così, ecco, io non è che voglio mettermi a smontare, no? Però proviamo a fare un piccolo ragionamento. Prima di nascere dove eravamo? La risposta tipica, no? Eravamo sulle nuvolette. Ok. Innanzitutto noi diciamo che la persona è nata il giorno in cui viene partorita, ma in realtà non è così, perché tu non puoi partorire una persona che non è già nata o esistente, no?
Allora dalla chimica, uno dice, dalla chimica o dalla biologia, chiamatela come vogliamo, che uno nasce nel momento in cui viene concepito. Però attenzione, perché qui comincia uno sbisciulamento, no? Perché ad esempio Gesù è venuto a dirci che lui si incarna, ma era preesistente. Mettiamola lì, no? Ma ad esempio io mi sono incarnato, cioè no, non usiamo il verbo incarnato, se no ci complica le cose. Io sono nato nel momento in cui la mia mamma e il mio papà mi hanno voluto, ma mi hanno voluto prima che io arrivassi su questa terra, giusto? Perché fra l'altro io sono nato d'amore, no? Ma quindi allora quella volontà è precedente alla mia esistenza biologica. Ma quindi allora io ero già presente? Perché se c'era la volontà, e se torniamo a ritroso, la loro volontà c'era perché loro erano già nati, ed erano già nati per la volontà di qualcun altro. Poi magari qualcuno è nato anche per la distrazione di qualcun altro, no? Però insomma c'è stato, no? E quindi perché io non posso dire che esisto da molto prima di nascere? È legittima questa cosa. E oltretutto, no, quella cosa strana di che vi dicevo, delle permutazioni possibili di tutti i casi, no, che si sono infilati malgrado la quantità infinita di casi che potevano presentarsi, però proprio quello che numericamente insignificante è proprio lì, uno è, no? Questo apre degli orizzonti interessanti sul nostro esistere, perché se noi riduciamo il nostro esistere alla biologia del nostro corpo, è chiaro che poi dopo no? E uno dice, va bene, 9 mesi prima sei stato concepito, 9 mesi dopo poi ti segno 24 maggio 67 perché quel giorno lì sei venuto alla luce, ma prima non è che ero proprio nel buio, perché ero in una pancina che mi voleva un bene da matti ed ero dentro una famiglia che mi aspettava da 7 anni, perché aspettavano che Roberto stesse un po' meglio di salute, forse un po' più forte per poter... Quindi no, a me questa attesa che io sono stato atteso, caspita, entra nella mia vita. E come? Certo, nella biologia no, non tanto, ma per la mia esistenza vera rientra e come. Cioè quando io penso che i miei genitori mi hanno desiderato per 7 anni e dico, cavolo, che bel regalo che mi hanno, no? Che sono stato anche io, no? E quindi mi svanisce la paura del dopo. Cioè, se il prima che mi ha voluto è così lontano e così remoto, perché devo essere così preoccupato del dove andrò a finire? Oltretutto, appunto, se consideriamo da un punto di vista biologico o biochimico, ci raccontano che tutti i nostri tessuti fatti da cellule, fatte da atomi, fatte da particelle, queste particelle si sono generate improvvisamente 13,8 miliardi di anni fa, quando il tempo non esisteva, ci dice la meccanica più profonda dell'universo. Non è una cosa brutta, cioè il fatto che io oggi sia combinato così, poi c'è un po' la barba lunga, ma che comunque tutto quanto, no, è combinato in me e ha un'origine così lontana quando ancora il tempo non esisteva, perché non si può dire che cosa c'era prima di 13,8 miliardi di anni fa, perché 13,8 miliardi di anni fa il tempo non c'era. Interessante.
E quindi questo a me allevia la paura del dove andrò. Di sicuro tutta la parte biochimica, biofisica di me continuerà a esistere. Quindi, no? C'è quella bella canzone di De André che dice, no? Un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria. Bellissimo questo, no? Nell'antologia lui prende no, una canzone, Il chimico si intitola, no? Diciamo, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, ma il fosforo è importantissimo, lo stiamo cercando su Marte per capire se su Marte c'è stata la vita come la conosciamo noi, perché dove c'è e quindi dico, ma fossi anche un corpo fra i tanti che dà fosforo all'aria, vuol dire che il mio futuro è generare altra vita. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia! Perché devo essere così desideroso di una salvezza tutta mia? Pensa invece che il mio fosforo, no? Come quelli che donano le cornee per far vedere agli altri che non possono vedere, no? Perché la mia biochimica non può ingenerare vita, no? E dov'è la mia identità? La mia identità, ad esempio, è nel desiderio di dare vita alla vita, che guarda caso assomiglia di brutto all'identità di Dio, il quale dà vita alla vita. Non ha bisogno di una personificazione che venga qui a far due chiacchiere con me, ma tutto ciò che mi circonda è espressione del suo desiderio di dare vita alla vita. Non so, ecco, io so che allargo, no, spalanco, siamo in cima a una montagna, non ci sono muri, non ci sono finestre e non c'è da appoggiarsi su delle sicurezze, no? Però io trovo che questo sia un pensiero molto bello, molto grande, molto più grande che dire sì, riabbraccerò il nonno Gianni, ma va bene, sì, il nonno Gianni me lo porto dentro, cioè no. Poi ben venga se tra i tanti fosforini che ci sono in giro ci reincontriamo e va bene, ma mi sembra un piano molto umano, molto terreno, ecco, terrestre proprio, e che non rende merito invece alla grandezza del nostro esistere. Ecco, non so se si capisce o se dopo ditemi, Don, frena, non ti seguiamo più, ecco, cioè con semplicità, Susanna, apri tutti i microfoni, ecco, Sì, sì, ok, li apro, li apro. perché ciascuno possa... Ma lo spirito sarà sempre con Dio, insomma. E lo spirito è la vita, lo spirito è vita, no? Cioè noi siamo, non dico angeli, ma insomma abbiamo, cioè, quella che si chiama anima, siamo noi, insomma, noi saremo con Dio, insomma, la parte fisica del fosforo così, ma la parte soprannaturale, insomma. Ma no, ecco, io Marina supererei l'idea di questa distinzione tra il naturale e il soprannaturale, perché se sappiamo contemplare il naturale, ci accorgiamo che è soprannaturale. Cioè io ho riempito un buco di 4 metri cubi con 4.000 litri d'acqua. Ci ho buttato dentro un po' di terra e delle piante e queste sono cresciute e sono fiorite. Cosa c'è di naturale separato dal soprannaturale? Cioè, ricoprire di terra una piantina rossa, no, com'è che era? Quella canzone di Battisti, no? Ricoprire di terra perché possa nascere una rosa rossa, no? Cioè, mi scappa la rima, non mi viene più. Però, cioè, perché una farfalla colorata ci emoziona? Perché lì il naturale e il soprannaturale si toccano, no? Così come... Però scusami, Sì. no. No, vai. No, Don Stefano, dicevo, però Gesù, quando è riapparso agli apostoli, cioè era ancora lui, non è che
Ma non lo Cioè la sua riconoscevano? identità non lo riconoscevano, però la sua identità c'era. E come mai E non poi lo lui ha detto vado al riconoscevano? padre, perché era trasfigurato nel corpo, io ho pensato. Non lo È so, perché difficile questa avremo cosa, però una forma però è diversa. interessante che gli evangelisti si preoccupano di far capire ehm, che Gesù è il superamento di questa separazione tra naturale e soprannaturale. Cioè lui fa 11 chilometri a piedi con due che lo conoscevano benissimo e non lo riconoscono se non nello spezzare del pane, no? Oppure quando appare agli 11 e deve tranquillizzare, no, no, sono io. Oppure quando cammina, ma anche prima della morte, no? Cammina sulle acque in tempesta e credevano di vedere un fantasma. E, cioè, Cioè, no, il nostro corpo fisico non va su, non va su in cielo. però attenzione perché questo è un punto importantissimo. Per la Chiesa esiste la risurrezione della carne. Sì. Ma la carne intesa Come? come persona, ma non come Eh, corpo fisico. esatto. No? Io con i ragazzi faccio sempre l'esempio dei sogni, no? Quando tu fai un sogno, ti sogni con il corpo. Io stanotte aiutavo Sì, uno che col certo, pulmino certo. era rotolato giù dalla montagna, no? Era tutto uno sforzo per tenere il pulmino. eh. Quindi il nostro corpo va al di là della nostra pelle, della mia barba non fatta stamattina, no? È la corporeità, Certo, è la certo. corporeità. Eh, però capisci come anche questo rompe quel meccanismo che ci siamo inventati tra naturale e soprannaturale. Cioè quando io dico a una persona ti amo, è natura o soprannatura? È una cosa che non funziona. Cioè, voglio dire, è chiaro che se rompo un uovo uno dice è un fenomeno naturale, no? Sì, ma riassumimi la bellezza, il gusto di gustare l'uovo fritto. È naturale o soprannaturale? Eppure è una chimica che succede con la ptialina della bocca, con i succhi gastrici, che ne so io, con le proteine. Però come faccio a descriverla, no? Come faccio a raccontarti che cos'è il profumo della rosa, se non nel regalartela? Mm. Cioè, forse Gesù ci ha spinto a superare questo ostacolo del dividere naturale da soprannaturale, perché, perché è anche un ridurre le potenzialità dell'uomo, no? Cioè, se, che ne so io, Giuliana oggi scrive una poesia, è naturale o è soprannaturale? Soprannaturale, perché non sono capace. No, sì, però se Gianluigi trova la poesia che tu gli hai scritto, cioè ciò che succede è soprannaturale. Cioè, ma lo stesso se oggi gli fai un risotto coi funghi, cioè, capito? Non so se ti piacciono i funghi, Gianluigi. Eh, quindi forse noi dovremmo proprio un po' uscire, no? Io mi ricordo le suore che mi dicevano: no, noi andiamo in paradiso perché abbiamo l'anima, gli animali hanno la vita ma non hanno l'anima. Però capite, diventa tutto così asfittico, così matematico, così arido, no? Eh, dopo giustamente uno dice: ma guarda, veramente il mio cane mi vuole più bene dei miei parenti. Cose che dicono le persone, no? E uno dice vabbè, però capite, è un tentativo di risistemare una cosa che noi abbiamo voluto disgregare, no? È come quando la chimica mi dice guarda che due molecole di e poi già sì, ma un conto che io ti dico mi dai un bicchiere d'acqua, è un conto se tu mi dici guarda ci sono qui 100 ml di H2O. E uno dice sì, ma l'acqua fresca di una fonte di montagna, come faccio a descrivertela con la chimica? Cioè noi abbiamo
la tendenza a voler descrivere l'acqua fresca di montagna con una chimica, la bellezza della nostra vita con una chimica. Io come faccio a descrivere la bellezza della mia vita con la mia biologia? Perché dopo, capite, dopo se noi ci abituiamo a questi, allora dopo noi ci autorizziamo a dire che quel bambino lì anencefalico è bene che muoia perché tanto quello non è una persona, perché non ha il cervello. Noi abbiamo ridotto la vita a una produzione della mente. L'intelligenza, no? Come un sottoprodotto della chimica e fisica della materia grigia. Ma è triste questa cosa qua, perché allora in una persona malata di Alzheimer non c'è più la persona? No, non è- E dopo noi rincorriamo, capite cosa voglio dire? Dopo noi rincorriamo le cose per tenere insieme i pezzi. No? Gesù dice, ma i bambini, ma i loro angeli sono sempre pronti a presentarsi alla corte di Dio. Cioè Gesù usa uno strumento teologico anche fatiscente che avevano nelle loro mani per dichiarare l'importanza dei bambini. I bambini non avevano nessuna importanza in Israele, fino al 12° anno di età non contavano niente, perché ne morivano talmente tanti che anche per un processo sociale era bene non affezionarcisi troppo, e quindi non contano niente. Poi dopo, siccome sono arrivati, si sono irrobustiti, c'è quest'idea, no, che il bambino a 12 anni ha raggiunto la robustezza, ecco perché Davide non viene scelto tra i suoi tanti fratelli, eccetera, perché era gracile, perché era rosso di capelli, no? Era un po' venuto strano, no? E allora Jesse non lo presenta neanche al profeta, capite? Dopo noi finiamo dentro in tutti quei circuiti mentali perversi per cui qualcuno ha diritto di vivere e qualcuno no, ma perché noi abbiamo già deciso che c'è una separazione tra naturale e soprannaturale. Vai, Susanna, sì. No, volevo chiederti, sì, ho capito e sono d'accordo, ma al di là della separazione, se invece riusciamo a capire che non c'è questa suddivisione, però io credo che, almeno la mia domanda di prima, non so se anche Marina intendeva quello, era, ma io mantengo un'identità una volta, cioè una consapevolezza di me, oppure do vita alla vita e io come essere, cioè, pensante, non ci sono più. Io ti dico una cosa più grande ancora. Che cos'è la consapevolezza? È difficilissima questa risposta. L'universo è consapevole? Oppure noi, anche in questo caso, riduciamo la consapevolezza a un sottoprodotto della nostra mente? Beh, io so che non sono te. Quindi io volevo chiedere, ma non è poi la vero, manteniamo. non è così vero che tu non sei me, perché se io adesso ti prendo a parolacce, tu soffri. Cioè se c'è anche un minimo di interazione, noi due, no? Quando due si sposano, sono una carne sola, allora sono l'uno nell'altra e l'altro nell'una, allora è un fatto biologico, fanno bene a dire quelli che dicono che fanno sesso. Mentre invece noi cristiani dovremmo fare l'amore, no? Quindi attenzione, perché capisci, la consapevolezza del sé è importantissima, è importantissima, ma attenzione a ridurre la coscienza a un sottoprodotto della mente, perché allora un bambino con disabilità che non ha consapevolezza del sé, non ha coscienza. Allora aveva ragione quella suora che diceva, ma no, Don Stefano, dai, perché torturarli col catechismo? Sono già degli angeli. Torturarli con il catechismo? Già il fatto che il catechismo sia una tortura mi dice molte cose su come tu consideri il catechismo, no? Ma a quel punto perché dovrei portare la comunione a una persona che non è capace di dirmi la sua coscienza? Appunto, prova ad allargare, no, questa cosa qua.
allora l'albero non ha coscienza di sé? E come non ha coscienza? Che cosa ne so io se lui ha coscienza o non ha coscienza? Però tutto dipende dall'idea che noi abbiamo di coscienza. Se la coscienza è un sottoprodotto della mente, ma se la coscienza invece è parte di una coscienza universale, tant'è vero che Gesù dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, ripetendo, no? Quindi vuol dire che noi dobbiamo allargare il pensiero per avere il pensiero di Dio. Altrimenti c'è il rischio che noi pensiamo Dio secondo i nostri pensieri, ma perché noi abbiamo già ridotto la coscienza a un sottoprodotto della mente. Capisci? Ma io non Ti sei persa, ci Marina. ritrovo Non mi ci trovo. con te. No, lo so. Che Non è dentro facile. No, la- tutt'altro che facile. Posso riportarti un attimo A dovere, vai. sul paradiso? Sì. Perché mi veniva in mente comunque da ignorante, perché butto lì delle cose, che Gesù agli apostoli ha detto vado a prepararvi un posto. Mhm. E quindi? Che posto ci prepara? Che posto ha preparato a loro e credo di conseguenza a noi? Qual è il posto più importante che Gesù ha occupato? La croce. Cioè Beh, ma vattene al di il là, però. punto, cioè il posto che lui ci prepara è il punto dove è racchiuso il senso del tutto, ma dove l'essere umano penserebbe che non c'è nessun senso. La croce è il paradosso più assoluto, Certo. e questo è il posto che è preparato per noi, e abitare questo posto è difficile, no? Ma questo posto è meravigliosamente grande. Ecco perché al ladrone dice: ma tu oggi sei già con me in paradiso, perché tu stai attraversando senza rendertene neanche pienamente conto il paradosso assoluto della tua vita, che è stata probabilmente tutta sbagliata, o no? Eppure sei qui con me, anzi io sono qui con te. Ovvio che a noi piace pensare che qua si sta male, ma di là si sta bene, no? Perché questo ci tranquillizza, ci dice: vabbè, dai, finiamola via un po' in fretta, che dopo si sta meglio, no? Sen chi per pati patem, dicono in dialetto, E, no? infatti quando parlavi del purgatorio mi viene in mente che qualcuno dice ancora, perché con tutto quello che magari ha passato qua Esatto. sulla terra dice anche Ma basta, perché, ma no? perché il problema assoluto non è la quantità di sofferenza, cioè quanto Mel Gibson fa The Passion of the Christ, no? Quel famoso film tanto scandaloso, cioè vuole mettere in risalto il dolore e la sofferenza, ma giustamente una persona che dice: beh, ma Gesù se l'è cavata in un pomeriggio, io è tutta la vita che soffro così. Perché appunto la questione non è la quantità di dolore fisico, fisiologico, ma neanche del dolore psichico, ma è la questione del non senso. Cioè Dio che muore è l'assoluto non senso, perché Dio non può morire. E quindi qual è il posto che Lui ci prepara? È il posto dove noi crederemmo di aver completamente perso il senso, il senno e tutto, ma proprio lì avviene l'incontro con il senso, cioè quella combinazione che noi non ci spenderemo una lira per scommetterci sopra, e invece è proprio lì che Dio è capace di mettere il senso, capisci? Cioè è ovvio, Giuliana, che noi possiamo risolvere, no, queste domande in un modo facile, però è un po' piccolo, mentre invece se ci mettiamo in ricerca di qualcosa di grande, questo qualcosa di grande ci viene incontro, e come? Dopo non facile da Vabbè, vivere. sicuramente. Infatti ti dico,
non hai cioè ci hai proprio portato sulla cima della montagna e ti ringrazio. Poi come dicevo l'altra volta a Susanna, magari la difficoltà è poi invece tradurre una cosa così con i bambini, no? Io chiacchierando con lei dicevo, e sai, anche la mia nipotina che ha 4 anni, che vede la foto dei bisnonni e dice, ma dove sono? E allora lui dice, dove sono? In cielo. E lei ha guardato fuori e mi fa, ma io non li vedo. È Per chiaro, cui, capito? perché i bambini vogliono Eh, dei concetti chiari e distinti, no? cioè, sono Però, morti, lo sa, però, ad capisce esempio, cosa vuol no, dire sono morti, quando però a me non piaceva andare, quando mi chiedevano alla scuola materna, no, vieni a farci un'oretta di catechismo, di religione, no? Dove poi fra l'altro lì c'hai bambini anche musulmani, eccetera, quindi devi anche un po' stare attento a cosa dici, perché poi ognuno la capisce secondo le sue codifiche, no? Però quando mi dicevo, ma dove eravate voi prima di nascere, no? Appunto, cioè, sembra con gli angioletti, sulle nuvolette, cioè quelle cose che uno dice per i bambini, che sanno di baci perugina, no? E io dicevo, no, sì, eravate nel desiderio profondo di mamma e papà. E qualcuno si commuoveva, mi manca la mamma, cioè perché è qualche cosa che c'entra veramente con te. Per cui, ad esempio, vuoi sapere dove sono i nonni? Adesso ti racconto di quando la nonna mi raccontava e allora diventa presente, ma di una presenza vera. Noi questa presenza vera del racconto non ce l'abbiamo, nel semitismo invece c'era. Per cui il fatto del guardare le fotografie, del descrivere la casa colonica dove abitava la bisnonna Pierina, è molto più importante del dire che la bisnonna Pierina è in paradiso, perché, perché diventa un per me della sua presenza. è l'identità della persona. Esatto, è un ricucire la sua storia con la mia storia e capire che la mia storia è molto più lunga. Ecco l'eternità. L'eternità non è un tempo lungo lungo, ma è un tempo infinitamente disteso, è un'assenza di tempo perché tutto è collegato. Quindi, no, ma la mia nonna sarà il mio nonno che fumava tanto, un giorno un bambino, mio nonno che fumava tanto sarà in paradiso. No, Che cosa vuole che uno proprio? dice, ma adesso cosa ti devo dire, no? Però dico, io gli ho risposto, ma tuo nonno faceva solo fumare o faceva anche altre cose? No, era un contadino e mangiavamo i pomodori, ecco. Quindi, capisci, cioè, il collegamento, il bambino sicuramente ha bisogno delle idee chiare e distinte, però dopo non vive di idee chiare e distinte. C'era stato, io facevo fare per il presepio all'anno, dicevo, nel presepio ci mettiamo le statuine della nostra famiglia, no? E la casa deve essere la nostra casa, perché Gesù deve nascere nella nostra casa, quindi Gesù, Maria e Giuseppe va bene, però poi voglio che lì davanti ci siano la mamma, il papà, il fratellino. Allora gli preparavo tutti i personaggi differenti e dopo c'era il bambino che diceva, ma io ho anche il gatto, ho il pesce rosso, no? La nostra famiglia è fatta così. E mi ricordo un parroco che disse, sì vabbè, adesso il gatto e il pesce rosso, l'importante è la mamma e il papà. E io dico, no, però è vero, cioè, però il bambino non è che sostituisce la mamma e il papà col pesce rosso, ci mancherebbe, ma non è così stupido. Però se questa cosa fa parte della vita e uno dice, ma posso mettere anche la nonna, perché la nonna abita al piano di sotto, però mangia sempre con noi. È chiaro, cioè, Carino. capisci? Cioè, quindi io posso dire che noi andiamo in paradiso perché abbiamo l'anima, gli animali non vanno in paradiso perché non hanno l'anima, e ho scritto una chimica. Però il problema è che quando mi muore il gatto io muoio, piango, cioè mi dispiace, no? Capite? E quindi come si fa a tenere sempre separato questa sorta di soprannaturale dal naturale? Perché noi viviamo di soprannaturale. Appunto, se tu prendi comunque una persona e la metti in una stanza, gli dai da mangiare, da bere, ma non gli parli, muore. Muore. Prima impazzisce, prima sta male, poi impazzisce, poi muore. No? È l'esperimento che fecero per capire chi fosse
quale lingua parlassero i bambini, qual fosse la lingua naturale degli uomini, no? Presero tutti questi bambini e le nutrici avevano il divieto di parlare loro e vedere come si sviluppava la lingua. I bambini morivano. E quindi l'esperimento fallì, perché la parola è più della chimica. Quindi questa separazione tra il naturale e il soprannaturale che c'è dentro nel nostro catechismo e che, tra virgolette, è utile anche per le persone semplici, ma non è insufficiente. E io credo che sia insufficiente soprattutto oggi, anche quando parli con i giovani che studiano la meccanica quantistica, che studiano la fisica dei corpi, che studiano il russo e sono andati in Lettonia 6 mesi a studiare il russo e scoprono che un popolo può essere ateo o non ateo, che scoprono la filosofia orientale, il buddismo, cioè davvero l'essere umano è meravigliosamente grande, no? Quello che ha detto. Però Don Stefano, Gesù dice che i misteri del regno sono consegnati ai piccoli, ai poveri, non ai dotti e ai sapienti, mentre così sembra che... ma perché non è i dotti sono quelli della dottrina. Cioè, questa frase di Gesù avvalora la mia tesi. No, noi invece tentiamo di ridurre tutto a dottrina, mentre invece i piccoli lo sanno che il gatto è importante. Perché col gatto giocano, perché col gatto si struscia o perché addirittura ci dormono insieme. Cioè, i bambini lo sanno e lo sa anche l'anziano, no? Che non avendo avuto nipoti prende un cagnolino che gli tenga compagnia. E uno dice, ma quello non ha l'anima. Il dotto è proprio colui che riduce la vita a dottrina. Noi dovremmo invece praticare una chiesa non dotta, ma che abbia questo respiro delle cose. Ecco perché ben vengano dei catechisti che non insegnano una dottrina, ma che insegnano una sapienza del vivere. L'esperienza più bella che io facevo con i bambini era quando andavamo a trovare le persone anziane all'RSA, oppure quando venivano i bambini con disabilità, e nel modo con cui noi accoglievamo i bambini con disabilità si capiva il Vangelo di Gesù, no? Certo. Quell'episodio che mi fece tanto pensare, no? C'era questa bambina Giulia con un autismo chiuso al massimo e la mamma quasi non voleva portarla perché diceva ma dopo dà fastidio gli altri, poi voi avete le cose da dire e non potete così. E dico ma dai, troviamo un sistema così. Allora c'era questa adolescente che stava con Giulia e intanto Giulia disegnava, poi qualche volta anche sui muri, insomma, l'oratorio, faceva un po' di cose e poi girava eccetera. E un giorno mi dicono vieni a parlarci dell'amore di Dio. Terza elementare, Giulia era marzo, quindi aveva cominciato da poco, mentre io ero lì a dire guardate che voi l'esperienza dell'amore di Dio lo fate già, no? Quando sei stanco, quando sei triste, quando ti metti sulle gambe della mamma e ti vuoi ricevere le coccole, e Giulia arriva e mi si siede sulle gambe, no? Che sono quei momenti che dici adesso qui se muovo il sopracciglio sbagliato faccio un casino, no? Così, e dico vedete è proprio quel bisogno che noi abbiamo di essere abbracciati dall'amore, perché l'amore ci fa vivere anche se tante cose non le capiamo, no? Ma che Giulia si alza, se ne va e una bambina dice posso anch'io? E tu capisci che lì ciò che salva è la soprannaturalità di ciò che è passato, non è la dottrina, perché la dottrina mi ingabbia dentro in uno spazio angusto dove non posso più muovermi, e invece io ti ho spalancato un'esperienza che tu puoi fare, e guarda caso è un'esperienza così umana da essere divina come quella dell'essere accolto e dell'amore. La dottrina è più facile, essere dotti è più facile che essere bambini, ma se non tornerete come bambini non entrerete nel regno di Dio.
nel regno dei cieli. Cioè, questa cosa qua Gesù ce l'ha detta, ecco. Va bene, 1:10. Grazie, Stefano. Sì, direi che è ora di salutarci. Grazie. Però guarda che Susanna, la cosa che tu hai detto è importantissima, che non passi l'idea che queste sono cose per i dotti, perché è proprio l'esatto contrario. Anche se ovviamente in cima all'Everest ci può essere un senso di smarrimento, però forse c'è un senso di spazio e di eterno e che non è male, da gustare e far gustare. Sì. Grazie a tutti quanti voi.